임영임, 해녀, 양영숙, 전부 다 해녀. 윤순야 해녀. 이와. 옛날 어머니 하니까 그냥 헤엄쳐서 따라갔다가 그냥 배웠지. Sono emozionatissimo, vediamo un attimo come va. 우리는 바다가 안 무서우니까 위험하다고 생각을 안 해, 나는. 따뜻한 몰라도 우리는. E in che modo questa tradizione che si sta perdendo per via del cambiamento sociale, del cambiamento economico. 이제 70년 우리가 금방 해녀 배우니까 이게 나와서 이제 incontrare la grandmadre, la nonna, la più anziana di tutto il villaggio. La capacità di immergersi nell'acqua per più di 2 minuti. 앞으로 몇 년 있으면 이제 사라질 것 같은데. 우리 어머니 늙은 하다 저 어디 가비나 못했지만 나 문질 한 3일만 안 가면 물질 가고 싶어. 가서 몸을 풀려야 돼. 가만히 있으면 갑갑하니까. Nelle acque cristalline dell'isola di Byangdo, in Corea del Sud, un'antica tradizione continua a sfidare il tempo e la modernità. Qui un gruppo di donne straordinarie si immerge nelle profondità dell'oceano senza alcun supporto, raggiungendo fino a 20 metri di profondità. Con ogni respiro trattenuto raccolgono tesori marini preziosi, ma soprattutto narrano una storia fatta di forza, resilienza e un legame indissolubile con la natura che le circonda. Questa pratica non è solo un lavoro, ma un simbolo di identità culturale che ha reso queste donne un patrimonio unico e insostituibile per l'isola di Byangdo. È un mestiere tramandato di madre in figlia, dove l'oceano diventa scuola, rifugio e sfida quotidiana. Oggi però questa tradizione rischia di scomparire, minacciata dal passare delle generazioni e dai cambiamenti della società moderna. Loro sono le ultime custodi di una tradizione secolare che vive sospesa tra passato e presente. Loro sono le Haenyeo, le donne del mare. Sto andando a Byangdo, un'isola remota della Corea del Sud. Mi sto spostando da Jeju e l'obiettivo del viaggio è quello di incontrare le Haenyeo. L'isola di Byangdo rappresenta l'ultima esempio di società matriarcale, perché è qui che si trova uno degli ultimi villaggi in cui abitano e vivono le Haenyeo, che sono le donne pescatrici, anche chiamate le figlie del mare, che sono lì a trovare per cercare di capire in che modo vivono, in che modo il ruolo della donna si è affermato nel corso degli anni e in che modo questa tradizione che si sta perdendo per via del cambiamento sociale, del cambiamento economico. Pensate infatti che nel 1960 erano circa 20.000, oggi sono soltanto 2.000 le Haenyeo, e quindi in che modo si sta cercando di preservare questa tradizione bellissima, incredibile. Ma chi sono davvero le Haenyeo? La loro tradizione affonda le radici nel XVII secolo, quando le donne iniziarono a prendere il posto degli uomini nel pericoloso mestiere della pesca subacquea. Era un periodo in cui gli uomini venivano spesso arruolati o impegnati in attività agricole e le donne si trovarono costrette a garantire il sostentamento delle famiglie.
Con il tempo, le Ainu divennero il pilastro economico della società di Byangdo, incarnando una forma di matriarcato unico in cui le donne non solo guadagnavano da vivere, ma prendevano decisioni importanti per la comunità. Ma è durante l'occupazione giapponese che le Ainu svolsero un ruolo centrale, opponendosi agli oppressori e difendendo i diritti delle loro comunità. Questo spirito indomabile le rese un simbolo di resistenza, oltre che di sacrificio e resilienza. Sono appena arrivato nell'isola di Byangdo e mi è appena stato detto che le Ainu stanno pescando, quindi questa è l'ora in cui pescano, in cui si immergono e mi hanno proposto di farlo insieme a loro, infatti sono emozionatissimo, vediamo un attimo come va. E infatti non riesco a nascondere l'emozione di essere qui a un passo dall'incontrare le Ainu, queste straordinarie donne che vivono in simbiosi col mare. Prima però c'è un rituale da rispettare. Mi forniscono una muta ed è il loro modo di farmi sentire parte del gruppo e di accogliermi nel loro mondo. In realtà è da pensare che le Ainu tempo fa pescavano soltanto con degli abiti di cotone, oggi utilizzano la muta, ma in realtà tempo fa utilizzano soltanto questi abiti di cotone molto molto leggeri. È incredibile pensare che lo facessero in un mare così freddo come quello di questo oceano. Vengo così accolto prima da Ainu in una casa piccola e semplice, ma ricca di calore e storia. Qui il tempo sembra essersi fermato, gli oggetti raccontano la loro vita e l'odore del mare permea l'aria. E capisco subito che questa non è una semplice casa, ma è un luogo di incontro dove le Ainu si riuniscono per condividere storie, risate e tradizioni. Hello. Thank you. Thank you. 임영임 해녀 일을 해요. 해녀. 해녀예요. 양영숙 전부 다 해녀. 똑같은 물질 해요. 윤순야 이따가 뭐라고 윤순야 해녀. 해녀. 우리 왕. 대빵 언니. 대빵 언니. Tempangani. How old? 80. 무보키. 1번, 2번, 3번, 4번. 원, 투, 쓰리, 포. Ho spiegato che questo è il luogo in cui le Ainu portano i frutti di mare, tutto ciò che raccolgono in una giornata, poi vengono qui, fanno la doccia e cucinano. Questo è il luogo in cui sostanzialmente loro si riposano e mangiano tra una sessione di immersione e l'altra. 잠잘 때만 따로 가서 자고 언제나 공동체 동심일체라 언제나 같이 있고 같이 밥 해 먹고 같이 작업도 같이 하고 그래서 제일 중요하지. 유명한 해녀는 그 해녀박물관 그 항일 항쟁 그 싸우는 거 그 물건 막 속이고 어쩌고 이래 옛날 역사가 거기 있잖아. 양도 여기가 크게 물질 내는 할망들은 다 죽었죠 그러게 다 돌아갔어 물질 이렇게 해서 이렇게 한게 그걸로 학교 세우고 다 돌아갔어 다 죽어버렸어 그 다음엔 우리인데 예, 그 학교도 세우고 그래. 할머니들이 옛날 왕초들이 예? 다 죽어버렸어 옛날 어머니 하니까 그냥 헤엄쳐서 따라갔다가 그냥 배웠지. 뭐 놀러 갔다가 그냥 이거 장난 삼아 배운 거라 그냥 헤엄치면서 자연스럽게 몇 년인가 몇 년이지 17부터 18 53년 53년이 나가 두 개도 이제 더 줘야지 이제 60년 아 60년 60년 여기는 60. 옛날에는 옷도 없이 이런 거 입다가 이제 70년 정도 되니까 이제 고무옷이 나와가지고 저거 옛날에는 이거 안 입고 그냥 이런 옷 입고 했어 이거 이렇게 영 쓰고 이제 70년 우리가 금방 해녀 배우니까 이게 나와서 이제 이거 입어서 이제 이거지 난 엄마가 해녀라서
같이 따라다니면서 자연스럽게 배워갖고 그냥 하려고 안 했는데 자연스럽게 그냥 해녀가 됐죠. E infatti le Ainu iniziano il loro percorso già da bambine, all'incirca 7 anni, immergendosi nelle acque basse per imparare a controllare il respiro e muoversi nel mare. L'apprendimento è lungo e dura anni, durante i quali affinano forza, tecnica e resistenza. Ma il momento chiave del loro percorso è l'acquisizione del sumbisori, ossia il caratteristico suono emesso dalle Ainu durante l'ispirazione, frutto della tecnica che hanno affinato nel corso dei secoli, e che permette alle Ainu di immergersi fino a 20 metri di profondità, rimanendo in apnea per più di 3 minuti senza necessità di alcun supporto tecnico. 바다에 이거 한걸 때서 이 호이 나오지 여기서는 안 나와. 안 나와 안 저 나와. 바다에가 걸 때는 호 여기 여기서는 뭐 호이 안 나와. 그냥 너너 우리는 저 바다가 안 무서우니까 위험하다고 생각을 안 해 나는. 따뜻한 몰라도 우리는 바다가 친구처럼 그냥 즐거워요? 응 하니까 즐겁게 다니지 뭐. 되게 물론 본보기가 되죠. 그렇지만 다른 사람들은 할 수가 없으니까 특별하게 이 제주도 사람만 생활력이 강해서 물에 들어가는 거지. 옛날에는 처녀다고 했는데 지금은 너무 좋아 이 직업이. 지금은 자랑스러워. 옛날에는 아주 물에 가는 것이 옛날에 옷 이런 거 입고 하니까 천하다고 생각했는데 요즘은 최고의 직업, 최고 인기 진짜 너무 좋아. 뭐 나이 퇴직할 염려 없고 이거 안 입을 때는 추웠어. 그래 이거 입으니까 이제는 참 물질 따뜻하고 5시. 응, 5시간 작업 시간 5시간 계속 맥맥을 이을 거지. 지금은 그래도 앞으로 몇 년 있으면 이게 사라질 것 같은데 아쉽죠. 뭐 명맥을 이어야지 후배들이. Un'ultima domanda per voi. Cosa sperate per il vostro futuro? 어떤 희망을 우리가 벌어서 자식들 뭐 돈 벌어서 다 시집장가 보내고 노후 대책하고 그러니까 희망이 자식들 버려먹이고 아이들 다 키우고 시집장가 보내고 우리 노후 대책하고 문질 한 3일만 안 가면 문질 가고 싶어. 가서 몸을 풀려야 돼. 가만히 있으면 갑갑하니까 문질 가서 몸을 풀려야 돼. Allora, questa è la stanza in cui sostanzialmente aprono i frutti di mare e poi li cuociono, sostanzialmente li fanno bollire dentro questa pentola caldissima e le mangiano così. In realtà la cottura è di pochissimi minuti. Qui questa qua è la stanza in cui fanno praticamente tutto. E dopo questo incontro, le Ainu ci tengono a farmi vedere il tempio dell'isola, un luogo sacro dove pregano per la protezione durante le immersioni e per un raccolto abbondante. Vogliono farmi vedere brevemente in cosa consiste e mi invitano a farlo con loro. La loro spiritualità è legata al rispetto per il mare, visto come una divinità da onorare. Nel tempio chiedono la benedizione degli spiriti marini e degli antenati, in un rituale che riflette il loro legame profondo con la natura e la tradizione sciamanica coreana. 엄마 한 장 줘야지. 한 장씩 해. 이렇게.
questo rito tipico dell'Enio. Non so quante volte lo fanno, ecco, l'ho fatto circa 5 volte. Thank you. Thank you. All'interno del tempio ci sono appese al soffitto queste lanterne con delle targhettine, sono i nomi di tutte quante le Enyu che si trovano qui nell'isola e nel villaggio. E questo è il luogo in cui loro vengono a riposarsi, vengono a pregare tutti insieme. E inaspettatamente vengo accolto dalla Enyu più anziana dell'intera isola, conosciuta come anche la nonna, il punto di riferimento dell'intera comunità di Byangdo. Una delle cose più emozionanti di questo viaggio è incontrare la grandmother, la nonna, la più anziana di tutto il villaggio. E lei adesso non pesca più, quindi non è più una Enyu, è a riposo, considerata anche l'età avanzata. Messa, 나 90, 몇 살? 27. 아이고 어렵구나. 예. 일본 두 개, 이디도 씻고 또 육지도 씻고. 그것들은 어찌 이 집 사람들은 그 쉬지만 우리 그 옛날에 시원한데 그걸 우리 시원 안 주더라고 그 사이. 남자들은 하면 바다에 고기 잡으러 가고, 해녀들은 밝으면은 두렁 바꿨고 바다에 물질 하러 가고 그래. 우리 어머니는 물질 하던 저 어디 가비난 못하지만 나 저 16서부터 물질 배워. 경어에는 19에 저 18에 저 어디 군용포 가오고 저 양포 가고 막 이렇게 했죠. 나 육지 안 댕긴 데가 없다. 흑산도 저 나라도까지 다 가왔죠. 우리 안 댕긴 데가 어서 난발이로 했죠. È incredibile vedere come nel corso degli anni sia cambiata così tanto la percezione della società nei confronti di questa figura. Un tempo il ruolo della Enyu era visto come umile e poco prestigioso. Immergersi nel mare gelido, affrontare i pericoli delle correnti e dei fondali era considerato un lavoro faticoso e riservato a chi non aveva altre opzioni. Oggi queste donne sono riconosciute come custodi di un'arte antica e di una cultura unica. Quello che una volta era un mestiere umile è ora un emblema di orgoglio e identità per l'intera isola di Byangdo. Mentre il numero delle Enyu diminuisce e il mondo intorno a loro cambia rapidamente, siamo chiamati a riflettere sull'importanza di preservare non solo questa tradizione, ma tutte le culture che incarnano un rapporto armonioso tra uomo e natura. Le Enyu ci ricordano che la vera ricchezza non si trova solo nelle profondità dell'oceano, ma nelle storie, nei sacrifici e nella saggezza che si tramandano di generazione in generazione. E che il loro canto, Leo Sori, non sia solo un addio, ma un richiamo a custodire ciò che rende unica la nostra umanità, un richiamo a preservare i più autentici lati umani. 우리 부모 날날 저기 어떤 날에 날랐던 거 놈날 저기 날라시면 해천양업 안을 건디 이어도 사해 이어사나 자꾸 잊으려 이어사나 이 집이 잘 못해가라.